Ciao, mi chiamo Sara. Sto imparando l'italiano oggi. Voglio raccontarti la mia giornata al mercato. Questa è una storia semplice. Puoi leggerla e imparare con me. È una giornata di sole. Vado al mercato. Il mercato è affollato. Ci sono molte persone. Vedo verdura, frutta e fiori. Mi piace l'odore della frutta fresca. Voglio comprare delle mele. Cammino verso un banco di frutta. C'è una donna gentile al banco. Dico: «Ciao, quanto costano le mele?» Lei sorride e dice: €1 per una mela. Prendo 3 mele, le do €3. Lei mi dà le mele e un po' di resto. Vedo un uomo che vende fiori. Ha delle belle rose. Gli chiedo: «Quanto costano le rose?» Lui dice: €2 per una rosa. Compro una rosa. Mi piacciono molto le rose. Cammino per il mercato. Vedo molte persone che comprano cibo e bevande. Alcune persone parlano tra loro. Ascolto e cerco di capire le parole. Non capisco tutto, ma ci provo. Mi sento felice. Sto imparando l'italiano. È bello esercitarsi ogni giorno. Voglio visitare di nuovo il mercato. Questa è la mia giornata al mercato. Esercito a parlare in italiano e imparo nuove parole. Spero che ti sia piaciuta la mia storia. Anche tu puoi imparare l'italiano. Capitolo 2. È una mattina luminosa. Mi sveglio presto e guardo fuori. Il sole splende. Mi sento emozionata perché oggi è speciale. Vado a incontrare la mia amica Anna. Lei è del Canada e anche lei sta imparando l'italiano. Ci piace studiare insieme. Faccio colazione. Mangio uova, pane e bevo succo. Amo le uova. Dopo colazione metto le scarpe, prendo la borsa ed esco di casa. Cammino fino alla fermata dell'autobus e aspetto. Presto arriva l'autobus. Salgo sull'autobus. Non è affollato. Mi siedo vicino al finestrino perché mi piace guardare fuori. Vedo negozi, alberi e un grande parco mentre l'autobus attraversa la città. Le persone camminano e corrono. Quando l'autobus si ferma, scendo e cammino verso il bar dove Anna mi aspetta. Lei è già lì seduta a un tavolo e beve caffè. Sorride e dice: «Ciao Sara». Mi siedo con lei. Siamo felici di incontrarci. Anna mi racconta della sua vita in Canada. Dice: «Vengo da una città piccola e tranquilla. Mi manca la mia famiglia, ma mi piace studiare l'italiano a Roma». Io le racconto della mia vita. Vengo da una grande città, è affollata, ma mi piace vivere a Roma. Voglio parlare molto bene l'italiano. Parliamo dei nostri studi. Entrambe vogliamo parlare italiano fluentemente. Anna dice: «Il modo migliore per imparare è praticare ogni giorno». Io sono d'accordo. Sì, dobbiamo usare l'italiano nella vita quotidiana. Dico: «Dopo aver parlato un po', decidiamo di andare al parco. Il tempo è bello. Il parco è grande e verde.
Ci sono molte persone. Alcune portano a spasso i cani, altre siedono sulle panchine, altre ancora fanno sport. Troviamo una panchina e ci sediamo. Continuiamo a parlare in italiano. Non è sempre facile, ma facciamo del nostro meglio. A volte ci fermiamo per controllare parole nuove. Anna dice: «Non conosco questa parola in italiano». Io la aiuto e lei aiuta me. Imparare insieme è divertente. Più tardi camminiamo nel parco. Vediamo tanti fiori colorati. Anna scatta una foto a una rosa e me la mostra. «Questa rosa è bellissima», dice. Io sono d'accordo. Vediamo anche una fontana con acqua scintillante e uccelli che cantano intorno. Il posto è tranquillo e mi fa sentire felice. Ci sediamo sull'erba e parliamo del nostro futuro. Anna dice: «Voglio studiare economia all'Università di Roma». Io condivido il mio sogno. Voglio lavorare in una grande azienda e viaggiare in altri paesi. Parliamo delle nostre famiglie, dei nostri hobby e dei nostri sogni. Dopo un po' è ora di tornare a casa. Ci salutiamo. Anna va nel suo appartamento e io torno a casa mia sentendomi bene. A casa scrivo le parole nuove della nostra conversazione. Questo mi aiuta a ricordarle. Mi sento orgogliosa. La sera guardo un film in italiano. Ascolto con attenzione. È difficile, ma capisco alcune parti e ripeto le parole per praticare la pronuncia. Si fa tardi. Mi sento stanca ma felice. Oggi è stata una bella giornata di studio dell'italiano. Domani incontrerò di nuovo Anna. Studieremo e praticheremo ancora. Imparare l'italiano è un viaggio e sono felice di farlo. Capitolo 3. Una giornata al museo. È di nuovo una giornata di sole. Mi sveglio presto e mi sento felice perché incontrerò la mia amica Anna. Abbiamo programmato di visitare un museo insieme. Mi piacciono i musei. Sono tranquilli e posso imparare molte cose nuove. Faccio una colazione veloce con cereali e latte. È facile da preparare. Poi indosso la mia camicia preferita e i jeans. Prendo la borsa ed esco di casa. Cammino fino alla fermata dell'autobus. L'autobus arriva presto. Salgo e mi siedo vicino al finestrino. Ci sono poche persone dentro. Alcune leggono il giornale, altre ascoltano musica. Io guardo la città mentre il bus si muove. È piena di gente, ma più tranquilla del solito. Alla mia fermata scendo e cammino verso il museo. Ci vogliono solo pochi minuti. Anna mi aspetta fuori. Sorride e dice: «Ciao Sara». «Ciao Anna», rispondo con un sorriso. Entriamo nel grande museo. Ha molte sale con diverse esposizioni. Iniziamo dalla sala d'arte. Le pareti sono piene di quadri. Alcuni sono antichi, altri moderni. A me piacciono quelli con i colori vivaci.
Anna indica un dipinto del tramonto. Questo è bellissimo, dice. Sì, è stupendo, rispondo. I colori rosso, arancione e giallo sono meravigliosi. Poi visitiamo la sala delle sculture. Alcune rappresentano persone, altre animali. Sembrano molto reali. Ti piace questa? Chiede Anna indicando la scultura di un uomo. Sì, rispondo. Sembra viva. L'artista era bravissimo. Passiamo molto tempo a camminare e leggere i piccoli cartelli vicino a ogni opera. Anna chiede: qual è la tua sala preferita? Mi piace di più la sala d'arte, dico. Io adoro le sculture, risponde Anna con un sorriso. Dopo un po' abbiamo fame e andiamo al caffè del museo. Anna ordina un panino e io prendo un'insalata. Mentre mangiamo, parliamo. Lei mi dice che ha 2 sorelle. Io le dico che ho un fratello più piccolo. Lui va a scuola, io studio l'italiano. Aggiungo. Quando finiamo di pranzare, guardiamo ancora una sala. Ci sono oggetti di diversi paesi, maschere africane, ceramiche cinesi e vestiti indiani. Queste maschere sono così diverse, dico. Sì, sono bellissime, concorda Anna. Camminiamo ancora per un'ora, poi decidiamo di uscire. Fuori il sole splende ancora, ma l'aria è più fresca. Camminiamo insieme verso la fermata dell'autobus, parlando delle nostre esposizioni preferite. Sul bus ci sediamo vicine. Il viaggio è tranquillo. Io mi sento felice. Ho imparato cose nuove e ho praticato l'italiano con Anna. A casa scrivo la mia giornata nel quaderno. Scrivere mi aiuta a ricordare le parole nuove. Annoto: quadro del tramonto, scultura di un uomo, maschera africana e ceramica cinese. Mi sento orgogliosa. Più tardi guardo un breve video in italiano. È difficile, ma capisco alcune parti. Scrivo le nuove parole e controllo il loro significato. Prima di andare a dormire mi sento bene. Oggi ho praticato parlare, leggere e scrivere. So che imparare l'italiano richiede tempo, ma ce la posso fare. Domani sarà ancora meglio. Capitolo 4. Una giornata con Maria. È un'altra giornata piena. Mi sveglio presto e mi sento felice perché oggi è speciale. Vado a trovare la mia amica Maria. Ci siamo conosciute al corso di italiano. Lei è spagnola. Oggi mi ha invitata a casa sua. Faccio colazione. Mangio pane tostato con burro e bevo una tazza di tè. Mi piace il tè la mattina. Dopo colazione mi preparo. Metto le scarpe comode, prendo la borsa ed esco di casa. L'autobus arriva subito. Mi siedo vicino al finestrino perché mi piace guardare fuori. Le strade sono piene di gente. Alcuni camminano veloci, altri piano. Alcuni parlano al telefono, altri ascoltano musica.
Dopo circa 15 minuti arrivo a casa di Maria. Il suo quartiere è tranquillo e pieno di alberi. Busso alla porta e Maria apre con un sorriso. «Ciao, Sara, entra», dice. «Ciao Maria, grazie per l'invito», rispondo. Lei mi mostra la sua casa. È luminosa e accogliente. Il soggiorno ha sedie, un tavolino e quadri alle pareti. Vedo una foto della sua famiglia. «È la tua famiglia?» chiedo. «Sì, questa è mia madre, mio padre e mio fratello», risponde. Sembrano tutti felici. Maria mi porta in cucina. «Preparo un caffè per noi», dice. «Grazie, adoro il caffè», rispondo. Ci sediamo al tavolo della cucina e parliamo. Maria dice: «Voglio parlare meglio l'italiano, voglio anche trovare un lavoro a Roma». «Io anche», dico. «Voglio parlare meglio l'italiano e trovare un buon lavoro». Dopo il caffè, Maria chiede: «Vuoi andare al parco?» «Sì, mi piacerebbe», rispondo. Camminiamo verso il parco. Il tempo è bello, il sole splende e il cielo è azzurro. Il parco è pieno di gente. Alcuni camminano, altri fanno sport, altri ancora siedono sulle panchine. Troviamo una panchina e ci sediamo. Continuiamo a parlare in italiano. A volte ci fermiamo per cercare parole nuove. «Devo imparare più parole», dice Maria. «Sì, anch'io», rispondo. Parliamo di come studiamo. Maria dice: «Ascolto musica italiana e guardo film. Mi aiuta». «Io lo faccio anch'io. Leggo anche libri in italiano», dico. Entrambe siamo d'accordo che praticare ogni giorno è il modo migliore. Dopo un po' camminiamo nel parco. Ci sono molti fiori colorati. «Amo i fiori, sono così belli», dice Maria. «Sì, sono bellissimi», rispondo. Il parco è tranquillo e io mi sento felice. Più tardi torniamo a casa di Maria. Mi sento un po' stanca, ma molto felice. «Grazie per oggi, Maria», dico. «Prego, Sara, è piaciuto anche a me», risponde. Sulla strada di casa penso alla nostra giornata. Ho praticato l'italiano, imparato parole nuove e passato tempo con la mia amica. A casa scrivo la giornata nel mio quaderno, scrivo le parole nuove: fiori, parco, caffè, panchina. Scrivere mi aiuta a ricordare. Guardo anche un breve video in italiano. Non è facile, ma capisco alcune parti. Mi sento orgogliosa perché imparo di più ogni giorno. Prima di dormire mi sento felice. Oggi è stata una bella giornata. Continuerò a praticare l'italiano ogni giorno. Poco a poco diventerò migliore. Domani sarà ancora meglio. Capitolo 5. Una giornata nel giardino. È una mattina tranquilla. Mi sveglio presto come ogni giorno. Mi sento emozionata perché oggi visiterò un posto nuovo. La mia insegnante
ce ne ha parlato in classe. Ha detto che è un bellissimo giardino dove possiamo praticare l'italiano. A me piacciono i giardini e voglio imparare più italiano. Mi alzo dal letto e vado in cucina. Preparo una colazione semplice, pane con burro e una tazza di tè. Dopo aver mangiato, indosso i vestiti comodi, prendo la borsa ed esco di casa. Cammino fino alla fermata dell'autobus. Mi sento un po' nervosa perché non sono mai stata in questo giardino, ma sono entusiasta. L'autobus arriva. Mi siedo vicino al finestrino e guardo la città. Molte persone camminano per strada, alcune camminano veloci, altre lentamente. Vedo un uomo con un cagnolino. Il cane è molto carino e mi fa sorridere. Il viaggio in autobus è un po' lungo, ma mi godo il tempo tranquillo. Alla mia fermata scendo e seguo le indicazioni della mia insegnante. Cammino per circa 10 minuti, passo davanti a negozi e palazzi. Presto vedo un grande cancello con fiori da entrambi i lati. I fiori sono vivaci e hanno un buon profumo. Capisco di aver trovato il giardino. Dentro il giardino è bellissimo. Ci sono alberi, fiori e panchine. L'aria è fresca e sento gli uccelli cantare. È tranquillo. Vedo i miei compagni di classe seduti su una panchina. Mi salutano con la mano e io rispondo. La mia insegnante sorride e dice: «Ciao Sara, oggi praticheremo l'italiano e parleremo della natura». Sono felice di essere qui, dico. Guardiamo intorno e parliamo di quello che vediamo. Ci sono molti fiori, gialli, rosa e rossi. Vedo tanti fiori, dico. Sì, i fiori sono bellissimi, dice la mia insegnante. Anna aggiunge: vedo alberi alti e bassi. Gli alberi sono importanti, puliscono l'aria, dice la nostra insegnante. Poi chiede: che animali vedete? Anna dice: vedo un uccello. Ahmed dice: vedo uno scoiattolo. Lo scoiattolo corre per terra. La nostra insegnante ci dice che agli scoiattoli piace giocare sugli alberi. Dopo la conversazione, l'insegnante dice: camminate a coppie e parlate in italiano, fate domande sul giardino. Io cammino con Anna. Qual è il tuo fiore preferito? Chiedo. Le rose? Dice. Mi piace il profumo. Piacciono anche a me, dico. Lei chiede: quale animale ti piace? Mi piacciono gli uccelli. Possono volare, rispondo. Anna sorride. Sì, gli uccelli sono belli. Continuiamo a camminare e a parlare. Capisco più italiano adesso. Dopo un po' ci sediamo su una panchina e ci riposiamo. La mia insegnante dice: ottimo lavoro, continuate a praticare ogni giorno. Io sorrido e prometto di continuare a imparare. Presto è ora di andare. Torniamo al cancello. La mia insegnante dice:
Oggi è stata una bella lezione, abbiamo imparato sulla natura e parole nuove. Io la saluto e ringrazio lei e i miei amici. Sulla strada di casa mi sento orgogliosa. Ho imparato parole nuove come uccello, scoiattolo e panchina. A casa scrivo la mia giornata nel quaderno e annoto le parole nuove. Più tardi guardo un breve video in italiano. Non capisco tutto, ma capisco alcune cose. Ripeto le parole che sento. Prima di dormire mi sento felice. Oggi ho praticato parlare, ascoltare e imparare nuove parole. Ogni giorno divento migliore, domani sarà ancora meglio. Capitolo 6. Una giornata in biblioteca. Oggi è speciale. Mi sveglio presto perché ho grandi progetti. Vado in biblioteca. La mia insegnante ha detto che la biblioteca è un ottimo posto per imparare l'italiano. Voglio trovare libri che mi possano aiutare. Amo leggere, quindi mi sento emozionata. Preparo la colazione, fiocchi d'avena con frutta. È sana e mi dà energia. Dopo aver mangiato indosso una maglietta comoda e i jeans, prendo la borsa ed esco di casa. È una bella giornata. Il sole splende e il cielo è sereno. Cammino verso la fermata dell'autobus sentendomi felice. L'autobus arriva presto. Mi siedo vicino al finestrino e guardo la città. Alcune persone camminano veloci, altre piano. Vedo un uomo con un cagnolino. Il cane mi fa sorridere. Il viaggio dura circa 20 minuti. Scendo e cammino verso la biblioteca. È un grande edificio con molte finestre e un'insegna che dice Biblioteca Pubblica. Mi sento emozionata perché ho sentito che ci sono molti libri in italiano. Dentro vedo una grande sala piena di scaffali. Ci sono libri di storia, musica, arte e molto altro. Sembra un tesoro di conoscenza. Vado al banco e chiedo: «Ciao, può aiutarmi a trovare libri in italiano?» La bibliotecaria sorride. «Certo, seguimi», dice. Mi mostra la sezione per imparare l'italiano. Ci sono libri per principianti e per studenti avanzati. Alcuni libri hanno immagini e altri hanno storie semplici. Scelgo un libro che si chiama Storie facili in italiano. La bibliotecaria dice: «È una buona scelta per principianti». La ringrazio e prendo il libro. Guardo intorno alla biblioteca. Alcune persone leggono, altre usano i computer. È silenziosa e tranquilla. Mi piace stare qui. Mi siedo vicino alla finestra e apro il mio nuovo libro. Le storie sono semplici ma interessanti. La prima storia parla di una ragazza che trova un gatto perso. Il gatto è carino e la ragazza è felice. Imparo nuove parole come perso e trovare. Le scrivo nel mio quaderno. Scrivere mi aiuta a ricordare. Dopo aver letto un po', faccio una pausa. Vado al caffè della biblioteca e compro un tè. Mi siedo e mi rilasso. Mi sento orgogliosa perché imparo ogni giorno. Ci vuole tempo, ma so che sto migliorando. Dopo il tè
Leggo ancora alcune storie. Presto mi sento stanca e decido di tornare a casa. Porto il libro al banco per prenderlo in prestito. La bibliotecaria dice: «Spero che ti piaccia il libro. Torna quando vuoi». La ringrazio ed esco. Il viaggio in autobus verso casa è tranquillo. Guardo dal finestrino e penso alle nuove parole che ho imparato. Leggere è un ottimo modo per migliorare il mio italiano. A casa scrivo le nuove parole nel quaderno: perso, trovare, felice. Faccio delle frasi con queste parole e le dico ad alta voce. Anche parlare aiuta. Prima di dormire guardo un breve video in italiano. Non capisco tutto, ma capisco alcune parti. Ripeto le parole che sento. Mi sento orgogliosa e felice. Oggi è stata una bella giornata. Sono andata in biblioteca, ho imparato parole nuove e ho praticato la lettura e la conversazione. Ogni giorno mi avvicino al mio obiettivo. Domani sarà ancora meglio. Capitolo 7. Una giornata al mercato. Oggi è una giornata piena. Mi sveglio presto e mi sento emozionata. Ho molte cose da fare. Voglio studiare italiano, incontrare i miei amici e visitare un posto nuovo. Inizio la giornata con la colazione. Mangio uova e pane tostato con burro e bevo un po' di succo. La colazione mi dà energia. Dopo aver mangiato mi preparo. Metto le scarpe, prendo la borsa ed esco di casa. Il sole splende e il cielo è azzurro. Cammino verso la fermata dell'autobus e vedo la mia amica Anna. Anche lei sta aspettando. «Buongiorno Sara», dice. «Buongiorno Anna», rispondo. L'autobus arriva. Ci sediamo insieme e parliamo delle nostre lezioni di italiano. Anna dice: «Mi piace studiare l'italiano, ma a volte è difficile». «Sì, ma ogni giorno miglioriamo», rispondo. «Hai ragione. Dobbiamo solo praticare», sorride Anna. L'autobus attraversa la città. Guardo dal finestrino. Le persone camminano, vanno in bicicletta e siedono al parco. Quando arriviamo alla mia fermata, saluto Anna con la mano e scendo. Oggi vado al mercato per praticare l'italiano. È un posto perfetto per parlare con le persone e imparare nuove parole. Il mercato è pieno di colori e di profumi freschi. Ci sono banchi di frutta, di verdura e di fiori. Vado alla prima frutteria. «Ciao, come posso aiutarti?» dice il fruttivendolo. «Ciao, vorrei comprare delle mele», rispondo. «Quante mele vuoi?» «Vorrei 6 mele, per favore». Lui le mette in un sacchetto. Pago e dico: «Grazie». «Prego», risponde con un sorriso. Poi vado a un banco di verdura. «Buon pomeriggio, cosa desideri?» chiede la donna. «Vorrei dei pomodori e delle carote», dico. Lei li mette in una borsa. Pago e lei dice: «Buona giornata». Infine mi fermo a un banco di fiori. «Quanto costano i fiori?» chiedo. «I fiori costano 3 euro ciascuno», dice. Scelgo delle rose rosse.
Prendo queste, per favore. Lei me le dà. Io ringrazio e lei sorride. Mi siedo su una panchina con le mie mele, i pomodori, le carote e le rose. Mi sento orgogliosa. Ho parlato in italiano con persone diverse. Quando ho iniziato avevo paura, ma adesso mi sento sicura. Dopo essermi riposata, cammino verso la fermata dell'autobus. Sulla strada di casa penso alle nuove parole: mele, pomodori, carote, rose. A casa scrivo le parole nel mio quaderno e faccio delle frasi. Ho comprato delle mele al mercato. Mi piace mangiare i pomodori. Le carote fanno bene. Le rose sono fiori bellissimi. Più tardi guardo un breve video in italiano. Non capisco tutto, ma imparo alcune parole e le ripeto. Prima di dormire mi sento felice. Oggi ho praticato l'italiano, ho imparato parole nuove e ho parlato con sicurezza. Ogni giorno divento migliore. Sono orgogliosa dei miei progressi ed entusiasta per domani.